Non sarò un bevitore abituale di caffè, ma sono pur sempre italiano e devo dire che questo caffè in lattina non è male, un po' dolciastro, però ci sta. Poi te lo servono anche già caldo dalla macchinetta, quindi perfetto. Nel frattempo, buongiorno, ben ritrovati. Sì, la mia voce è un po' quella che è perché ho risentito del clima balordo di ieri. Oggi è tornato per fortuna il sole, c'è un po' di vento freddo, infatti sono un po' più bardato del solito, però si sta bene, dai. Poi appunto è tornato il sole, quindi va sempre bene. Quindi io direi che possiamo tranquillamente dare inizio a questa nuova giornata. Sì, lo so, non c'entrava niente, ma del resto non puoi venire in Giappone e non fermarti da Yadobashi a provare l'impossibile, specialmente quello che non puoi permetterti. Ci è voluto un po' perché mi sono perso fra i vicolini, ma come sapete mi piace perdermi fra i vicoli, e oggi c'è veramente un sacco di vento, quindi perdonatemi. Ma siamo arrivati all'Umeda Sky Building. Tanto vento oggi. L'Umeda Sky Building è uno dei punti di osservazione principali sulla città, uno dei più famosi, perché è alto una quarantina di piani e in cima c'è un osservatorio a cui si può accedere pagando un biglietto che costa 1000 yen. Io non l'ho pagato, non sono proprio andato nell'osservatorio, mi sono limitato a usare le varie finestre che ci sono in giro e comunque si gode di una ottima vista. 1000 yen mi sembra un pochino esagerato per un panorama sulla città, quindi ho preferito rinunciare, anche perché il mio albergo è comunque alto 11 piani con il tetto accessibile, quindi la città dall'alto la vedo ogni giorno, ogni sera. Sicuramente è una vista straordinaria da sopra, perché comunque già dalle finestre che sono 1 o 2 piani sotto a quello che si può accedere dall'osservatorio, la vista è veramente pazzesca, specialmente in una giornata limpida come oggi. Quindi se vi piace potete appunto spendere quei 1000 yen e andare su. In alternativa ci sono il centro commerciale di Abeno Akuras, adesso non mi ricordo bene come si chiama, che è quello vicino all'albergo che vi ho fatto già vedere, che ho scoperto essere uno dei centri commerciali più grandi del Giappone, nonché uno dei grattacieli più alti del Giappone, infatti arriva a 300 metri. Anche lì si può salire in cima all'osservatorio, però sono 1500 yen per salire. L'ultima alternativa è la Cosmo Tower, ovvero il palazzo della prefettura governativa, insomma, il palazzo della prefettura di Osaka,
che è più o meno vicino all'acquario, e lì costa 700 yen per salire. Sono tre alternative con 3 prezzi diversi, quindi vedete voi se può interessarvi la cosa. Io sinceramente in questi casi preferisco infilarmi nei centri commerciali, cercare di salire più in alto possibile e guardare il panorama da lì. Adesso andiamo avanti, cercando sempre di sopravvivere a questo vento gelido che c'è oggi, e vediamo se riusciamo a vedere una cosa particolare. Questo è qualcosa che penso si possa vedere solo in Giappone, solo qui ad Osaka. È una cosa molto particolare. È una strada che attraversa un edificio. Qua dietro di me potete vedere la strada, l'autostrada che passa attraverso l'edificio. Nel weekend, avendo girato per primi i quartieri un po' più esterni, cominciavo a pensare che questa Osaka fosse una sorta di oasi di Giappone tradizionale, e invece qui nel quartiere di Umeda e sull'isola di Nakanoshima, dove siamo adesso, si può vedere il Giappone moderno, occidentale, in giacca e cravatta, con persone, traffico e quant'altro. Ci sono anche un paio di edifici in stile europeo che non sfigurerebbero in una capitale europea qualsiasi, ma alla fine sono solo delle copie, un po' come se noi facessimo delle pagode in mezzo a Milano, che so io. Però ragazzi, questa Osaka sta prendendo voti sempre più alti, c'è un sacco di vento. Corsa in metro e siamo arrivati in una delle zone più famose, trafficate, caotiche e colorate dell'intera città, Dotonbori. Il piano è di rimanere qui fino al calare del sole per vederla trasformarsi in un labirinto di luci al neon. Ma prima andiamo a mangiare qualcosa. Dotonbori è famosa per essere un paradiso della street food. Primo fra tutti i takoyaki, che è uno dei piatti tipici di Osaka, che io ho già provato e effettivamente sono diversi da quelli di Tokyo. Sono più piccoli e hanno una salsa diversa che personalmente mi è piaciuta molto di più. E gli okonomiyaki, che cercherò di andare a provare, perché non ho provato neanche l'altra volta. Ma quello che voglio andare a provare adesso è Ichiramen, o meglio Ichiran, che è questa catena di ramen molto famosa, di cui tutti parlano molto bene, dicono che sia molto buono. Per i miei standard è magari un attimino costoso, ma voglio provarci. Sono appena passato davanti e c'è la coda, quindi mi toccherà anche fare la coda, faccio la coda per voi. Come dicevo ieri, tendenzialmente non sono molto propenso a mostrarvi tutto quello che mangio, perché non penso faccia parte
costantemente dell'esperienza di viaggio. Quando sono cose particolari, come in questo caso o come nello scorso viaggio in Giappone, quando vi facevo vedere praticamente tutto, perché erano cose che non vi avevo mostrato. Questa volta ve ne sto mostrando molto di meno perché molte le avete già viste e quindi non serve mostrarvele di nuovo. Quindi, dopo aver detto ciò, salutiamo i ragazzi che mi guardano male mentre parlo a una macchina fotografica. Dopo aver detto ciò, io torno indietro laggiù perché Ichiran in realtà è laggiù e io sto camminando mentre parlo. Ci sono varie particolarità che caratterizzano questa catena. Prima di tutto la possibilità di specificare come vuoi il ramen, quindi personalizzarlo alla tua maniera. Poi questi boot, questi posti singoli con le cose, è un po' particolare. E il fatto che non vedi chi ti serve perché c'è la tendina, vedi solo l'addome praticamente di chi ti serve. È un po' strano, però alla fine costava un po' meno di quanto pensassi, perché pensavo che costasse più di 1000 yen, invece costava 8,50, 8,90 mi pare. Più poi appunto sono le cose che volendo puoi aggiungere, che hanno dei costi aggiuntivi. Io non so se ho fatto tutto giusto, penso di aver sbagliato qualcosa, però adesso vediamo cosa mi arriva, al limite ciccia, ci si arrangia. Ok, adesso capisco perché tutti lo consigliano, effettivamente è buono. Il prezzo, come dicevo, non è malaccio, perché comunque è 890 per il ramen base, più ovviamente più cose metti sopra, più vai a spendere, è un buon prezzo. Il prodotto è buono, è abbondante, quindi direi aggiudicato. E piccolo consiglio personale, potete andarci un po' pesante con le personalizzazioni, perché comunque il sapore non è troppo forte. Io ho preso la piccantezza proprio quasi minima, perché qua in Asia non si sa mai, anche se ai giapponesi il piccante non piace tantissimo, però tipo il brodo l'ho messo il più forte possibile e era mangiabilissimo senza alcun tipo di problemi. Quindi, ripeto, Ichiran consigliato. Adesso buttiamoci nel caos di colori e suoni, rumori e cose che è Dotonbori. Una via commerciale che partiva da Dotonbori verso nord e ho camminato per almeno un paio di chilometri, non è ancora finita, è una cosa lunghissima, poi vi metterò anche il nome o probabilmente ve l'ho già messo, non lo so. È una cosa lunghissima, non finisce più, sta continuando ad andare avanti, questa qua mi arriva praticamente a dove ero stamattina. Quindi niente, sono uscito e ho visto su Maps che ci sono dei templi nelle vicinanze, e visto che questo viaggio non ho visto molti templi, andiamo a vedere qualche tempio e poi torniamo a Dotonbori per la parte serale con le luci.
Giorno o notte il traffico qui ad Ottombori non accenna a diminuire fra luci, colori, suoni, musica e soprattutto odore di cibo. E quindi tempo anche per me di andare a cercare qualcosa da mettere sotto i denti, dopodiché sto guardando in giro perché non trovo dove passare. Dopodiché tornerò in albergo e quindi non mi resta che darvi, come al solito, appuntamento al prossimo video. Il problema è che qui c'è un vento freddissimo, ancora più gelido di quello di ieri, sarà perché siamo al mare. Ora, io non so esattamente dove sia questo quartiere e non mi ricordo come si chiama. Se ci riesco, se lo trovo, vi porto a vederlo. Questa è una mezza trappola per turisti, diciamo più che altro per turisti giapponesi.